Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Allora, innanzitutto, prima di iniziare col video, mi scuso per il mio stato di salute che probabilmente si percepirà nel vostro schermo, sui vostri schermi, perché oggi non sto benissimo, sono un po' fuori fase, ma comunque ci tenevo a non mancare al nostro appuntamento e infatti mi sono rimessa in piedi proprio per il video di oggi. Allora, oggi affrontiamo un argomento particolarmente importante, particolarmente comune, nel senso che è un argomento, è una parola che comunque risuona in molti discorsi, si sente spesso parlare appunto dei siliconi ed è giusto conoscerli, effettivamente capire che cosa fanno, come si comportano, come possiamo comportarci noi quando veniamo a contatto o comunque utilizziamo una cosmesi che comprende appunto l'introduzione dei siliconi e che cosa appunto fanno alla nostra pelle e ai nostri capelli. Quindi mettetevi comode, prendetevi un po' di tempo perché penso che il video non sarà proprio brevissimo. Prima di cominciare, quello che ho notato è stata una psicosi generale di massa su questo argomento. Ho visto proprio, e potete testimoniarlo anche voi, che si è portata avanti una battaglia molto, diciamo così, aggressiva nei confronti dei prodotti di cosmesi che contengono silicone. Allora, sicuramente non è un materiale, una sostanza positiva, ma, e ora vi spiegherò perché, proprio a livello chimico molecolare non è neanche una sostanza completamente negativa. Innanzitutto dobbiamo dire che il silicone non è un materiale, diciamo così, attivo, nel senso che non è tossico per l'organismo, non è nocivo nel vero senso della parola, ma non ha neanche con sé, non porta neanche con sé delle caratteristiche di tipo benefico al nostro organismo o ai nostri capelli. Quindi fondamentalmente possiamo dire che è una sostanza passiva, nel senso che attivamente non è né positiva e né negativa. Ora, il suo impiego è largamente utilizzato, ecco, nella cosmesi, tipo ad esempio prodotti per capelli, prodotti per il viso, tutta una serie di appunto prodotti che servono per la skincare, per l'hair care e tutta una serie di altre cose. Quindi comunque è un materiale abbastanza utilizzato perché conferisce ai prodotti, alle creme, agli shampoo, ai balsamo una sorta di diciamo così malleabilità della crema, di glassa. Diciamo che le creme, gli shampoo ai quali viene inserito appunto il silicone sembrano tipo la glassa che sta sulle torte, sono molto così vellutati al tatto e diciamo così sono dei prodotti che hanno una buona spalmabilità sulla pelle, sui capelli e che quindi diciamo così sono dei prodotti migliori per quanto riguarda la stendibilità e la spalmabilità appunto sul corpo o sui capelli. Quindi questo diciamo così rende il prodotto più attraente e ovviamente il cliente che lo utilizza si sente molto più comodo, ha un utilizzo molto più confortevole del prodotto e quindi diciamo così ha un'esperienza positiva nell'utilizzarlo. Allora, cos'è il silicone? Partiamo proprio dalle basi. Allora, il silicone è un materiale che non si trova in natura, è un materiale che deriva dalla lavorazione della silice, che non è altro che un ricavato del silicio, che invece è un minerale che è presente sul nostro pianeta. Come dicevo qualche secondo fa, appunto, il silicone è una materia passiva, una materia inerte potremmo definirla, e che insieme ai petrolati ha la caratteristica di depositarsi sulla superficie sulla quale viene applicato. Quindi se applichiamo appunto un prodotto sui nostri capelli o sulla nostra pelle, questo non verrà assorbito dalla superficie che lo ospita, ma il silicone sostanzialmente rimane in superficie, quindi va a formare una sorta di pellicola
una sorta di schermo, una sorta di scudo, una sorta di film che ha la funzione di mantenere all'interno tutto ciò appunto che ad esempio sta dentro la pelle, sta dentro i capelli. Quindi sostanzialmente svolge una funzione di barriera, e questa barriera che cosa fa? Trattiene all'interno l'acqua, quindi ne evita l'evaporazione, quindi l'umidità della pelle, l'umidità del capello, l'acqua e l'idratazione conseguentemente che si trovano all'interno di pelle e capelli non vanno a evaporare. Quindi sostanzialmente fa anche in modo che ciò che è all'interno rimanga all'interno. Questa barriera ovviamente impedisce anche che ciò che è all'esterno penetri all'interno di pelle o capelli. Quindi questa è la sua caratteristica, questo è il suo, diciamo così, privilegio, che appunto forma questa pellicola. E questa pellicola innanzitutto come prima impressione è una pellicola che come aspetto conferisce, diciamo così, una morbidezza ai capelli, conferisce una compattezza delle squame. Infatti i capelli che appunto utilizzano, le persone che utilizzano appunto dei prodotti con siliconi hanno dei capelli inizialmente molto lucidi, molto glossy, molto morbidi al tatto, le squamette, le scagliette, le cuticole del capello sembrano molto compatte. Comunque sono dei capelli molto belli da vedere e sembrano sani. E fin qui voi potreste dire: ah, ma è bellissimo, nel senso che comunque ha degli aspetti positivi, direte voi, il silicone. Ebbene, come dicevo prima, appunto, il silicone sì, è vero che conferisce un aspetto bello a pelle e capelli, ma questa pellicola, soprattutto appunto per la pelle, è occlusiva. Infatti, i suoi grandi aspetti positivi in fondo sono i suoi grandi aspetti negativi. Questo perché? Perché appunto, come dicevo prima, questa pellicola è una lama a doppio taglio, perché da una parte conserva ciò che c'è all'interno di pelle e capelli, quindi in questo caso l'acqua, l'idratazione, ma non permette che delle sostanze, dei nutrienti importanti appunto al supporto di pelle e capelli entrino all'interno di essi per poterne favorire appunto il sostentamento. E qui casca l'asino fondamentalmente, perché il capello e la pelle, anche non potendo ricevere, cioè questa è la nozione di base, non potendo ricevere questi nutrienti, questa acqua, questa idratazione, queste sostanze importanti appunto, fondamentalmente sentendosi costantemente privati di componenti importanti, tendono a deteriorarsi. Poi quindi ci ritroviamo comunque con dei capelli e una pelle che fondamentalmente rimane bloccata, come se fosse congelata in una sorta di arco temporale, ma che non riesce, ecco, a diciamo così, a sostentarsi, perché appunto non riceve le sostanze necessarie, e quindi col tempo tendono a deteriorarsi. Nel caso della pelle, appunto, il silicone impedisce la corretta, la normale traspirazione dei tessuti, perché fondamentalmente il capello, essendo materia morta, come tutte voi sapete, non è che respira. Quindi diciamo così, ci muoveremo poi per i capelli in altri termini. La pelle, quando appunto si ritrova ricoperta, occlusa dai siliconi, fondamentalmente che cosa fa? Si ritrova a non poter respirare, si ritrova a non potersi ossigenare correttamente, quindi questo provoca anche il continuo mancato smaltimento delle sostanze di scarto della pelle, del sebo, delle tossine, quindi tutta una serie di sostanze che normalmente la pelle butta fuori, ma che rimangono all'interno. Quindi che cosa succede? Che la nostra pelle si trova impura, si trova infastidita, e quindi comincia
tutto un processo di sporcizia, fondamentalmente, mettiamola così, il contrario di processo di purificazione, e quindi tutte le sostanze di scarto, tutte le sostanze, tutte le tossine, le sostanze che comunque la pelle butta fuori si ritrovano appunto sulla pelle. Quindi noi vedremo la comparsa di punti neri, la comparsa di brufoli, la comparsa di una produzione di sebo eccessiva, e la comparsa anche di magari piccole irritazioni, piccoli fastidi. Tutto questo perché la pelle non riesce a respirare bene. Ora, è anche vero che i siliconi che vengono utilizzati per i prodotti, ad esempio per il viso, sono dei siliconi volatili che comunque tendono a smaltirsi nel corso, mi pare, di poco tempo. Comunque non sono dei siliconi di tipo permanente, nel senso che con i lavaggi e tutto comunque tendono ad andare via, a scivolare via. Però la pelle comunque avverte sempre un periodo più o meno breve di occlusione dei siliconi, ed essendo sempre sottoposta, perché comunque se noi abbiamo una routine siliconica anche per la skincare, comunque mattina e sera il viso lo detergiamo, mattina e sera la nostra crema la mettiamo, quindi anche se il silicone è volatile, per quanto riguarda appunto i prodotti del viso ad esempio, noi sottoponiamo almeno 2 volte al giorno la pelle a questi prodotti, quindi anche se la pelle li smaltisce comunque li riceve la sera dopo o il mattino dopo. Mentre per i capelli che cosa vediamo? I capelli invece cominciano a diventare un po' flosci, un po' pesanti, tendono a sporcarsi subito, e non dimentichiamoci che per i capelli vengono utilizzati dei siliconi di tipo denso, che sono dei siliconi che invece sono, tra virgolette, diciamo permanenti, nel senso, passatemi il termine, cioè che non vengono lavati via con la stessa facilità con cui vengono lavati via dal viso, ad esempio, i siliconi volatili. Quindi diciamo che per poi andare a rimuovere i siliconi dai nostri capelli, ecco, il processo sarà un po' più lunghetto e ecco, sarà un po' più problematico, mettiamola così. Ma non dimentichiamoci che è vero che per la pelle vengono utilizzati dei siliconi volatili, ma negli shampoo in cui sono contenuti appunto i siliconi densi sono contenute altre sostanze, ma gli shampoo comunque non sono destinati solo al capello, materia morta, ma sono destinati anche alla cute. Quindi il nostro cuoio capelluto sarà sottoposto a dei siliconi di tipo denso che eserciteranno un'azione continuativa di occlusione nel tempo e che quindi faranno insorgere tutta una serie di problematiche, come vi dicevo prima, la comparsa di cute eccessivamente grassa, quindi eccesso di sebo, cute problematica, cute che prude, cute che ha molta forfora, quindi la mancata corretta traspirazione e respirazione del cuoio capelluto porta a tutta una serie di problematiche che voi magari in un dato momento imputate a qualcos'altro, mentre magari la risposta è abbastanza semplice. Il silicone inoltre non soltanto trattiene all'interno e non fa entrare dall'esterno, ma ha anche l'abilità, guardate un po', di trattenere il calore. Allora, voi dovete immaginarvi appunto il silicone sui nostri capelli riguardo al calore come una sorta di effetto serra. Quindi praticamente il calore riesce ad entrare e poi praticamente rimane immagazzinato all'interno. Amplifica anche il calore dato dal sole, che, come vi dicevo in questo video che vi linko in alto, è un calore naturale al quale il capello è progettato per resistere, e incamera il calore degli strumenti che noi utilizziamo ad esempio per asciugare i capelli, per acconciarli, per fare lo styling, quindi ad esempio quando andiamo ad asciugarli col phon, quando andiamo a piastrarli o utilizzare la riccia capelli e quant'altro, perché appunto fa questa sorta di schermo che va ad inglobare quello che rimane intrappolato all'interno. E che cosa fa? Questo calore che rimane intrappolato all'interno del capello non soltanto
genera la evaporazione dell'acqua dai fusti, che quindi porta una secchezza cronica dei capelli, se ovviamente si usano sempre prodotti con siliconi, ma causa anche la denaturazione delle proteine, la cosiddetta destrutturazione del capello, che fondamentalmente è un danno permanente, perché un capello disidratato può essere reidratato con dei gel, delle sostanze apposite. Anche il film idrolipidico che si deteriora del capello può essere ricostituito, ma la struttura del capello è, diciamo, impossibile da ricostruire e appunto in quel caso si va a tagliare il capello. Quindi fondamentalmente tutti quegli oli termoprotettori di cui parlo sempre in questo video, faccio una breve dedica a questo argomento, tutti gli oli termoprotettori non sono altro che non soltanto inutili, ma anche molto dannosi, perché appunto non fanno altro che intrappolare il calore all'interno e praticamente dare vita a questa cottura proprio delle proteine e a questa evaporazione dell'acqua. Quindi noi praticamente che cosa facciamo? Non vediamo il danno che stiamo creando al capello e nel frattempo il capello in primis non riceve le sostanze di cui ha bisogno per potersi mantenere. In secundis, non soltanto riceve il danno in sé del calore, ma lo riceve amplificato perché appunto il calore rimane intrappolato all'interno. Anche se noi non vediamo il progredire di questi danni, comunque è un danno che esiste e che continua sempre a camminare. E questo è una delle spiegazioni che poi ci porta a ritrovarci dei capelli, posso dire, di merda, quando ad esempio facciamo un passaggio da una routine siliconica a una routine total natural o ecobiologica, perché appunto il nostro capello viene spogliato da questa pellicola e quindi si ritrova allo stato naturale, perché il silicone ha proprio la capacità di rendere il capello glossy, nel senso gommoso, va a rivestirlo totalmente e va a tappare tutti quei buchi all'interno della struttura del capello e lo fa sembrare compatto, lo fa sembrare swiscioso, lo fa sembrare figo, no? E poi invece quando noi andiamo a rimuovere questo silicone che ha fatto una sorta di intonaco sul muro, sostanzialmente andiamo a vedere la vera natura dei nostri capelli e il danno che abbiamo appunto apportato al nostro capello nel tempo, senza vederlo, perché diciamo che a livello apparente, a livello visivo, il silicone è un ottimo filtro che appunto ci illude, ma fondamentalmente il danno va avanti. Quindi diciamo che a livello attivo, ricapitolando tutta la situazione, a livello attivo il silicone non svolge, diciamo così, un'azione nociva, tossica per l'organismo. Ecco, sicuramente ha un'incompatibilità con l'epidermide, per questo non viene assorbito anche dalla pelle e rimane, ecco, così depositato sulla superficie. A livello proprio attivo, come dicevo, non è cattivo, ma non è neanche buono, sta lì e, diciamo così, crea questa patina plasticosa che rende il tutto apparentemente bello, ma che poi appunto dà una mano al danno a camminare. Allora, che cosa possiamo fare? E se vogliamo, diciamo così, curare i nostri capelli, prenderci cura della nostra pelle in modo veramente salutare, in modo veramente da ottenere una capigliatura e uno stato della pelle visibilmente sano, ma anche interiormente sano ed effettivamente sano, la cosa migliore sarebbe eliminare appunto l'utilizzo di siliconi, o comunque utilizzarli, ecco, raramente, una volta ogni tanto. Diciamo che chi ha dei capelli che sono sottoposti a continue tinture, a continue piastre, calore, eccetera, ovviamente quando va ad eliminare i siliconi si va a ritrovare davanti ad una situazione che non si aspettava di vedere e pensa che sia il total natural il problema. Ma vi assicuro che il total natural
No, non è la causa, non è quello, è soltanto che il silicone è molto subdolo, è un po' è così, è molto attraente e poi comunque diciamo che fa il danno, diciamo così, e si accompagna molto ad altre fattispecie che danneggiano i capelli. Se proprio ci tenete a utilizzarlo e vedete che i vostri capelli non riescono a farne a meno perché sono veramente inguardabili se lo eliminate, vabbè, almeno diciamo così limitatene l'uso e eliminate almeno gli oli termoprotettori, ecco, almeno questo. E magari se ritenete che il vostro capello veramente è inguardabile allo stato naturale, magari utilizzate degli shampoo siliconici, però magari ecco il minimo indispensabile, anche se io comunque vi consiglio di affrontare a viso aperto il problema e risolverlo, ovviamente col tempo necessario che ci vorrà. Io mi scuso per la lunghezza del video, però insomma ci tenevo a trattare questo argomento nel modo più minuzioso possibile e a sviscerarlo in tutte le sue fattispecie, e spero di non aver dimenticato nulla, perché comunque tra la mia oggi l'andazzo generico che comunque non mi permette di essere focalizzatissima, tra l'argomento che è abbastanza corposo, ecco, io spero di non aver dimenticato nulla, e ovviamente se ci sono delle domande lasciatemi un commento sotto, se ci sono delle cose che ho trascurato perché probabilmente avrò dimenticato qualcosa, lasciatemi un commentino e io come sapete cercherò sempre di rispondervi e di fugare i vostri dubbi o le vostre perplessità. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.